Bentornati a Scoring for Films da Vito Doré e Fabrizio Campanelli. Oggi uno dei nostri film preferiti, ma soprattutto una delle nostre colonne sonore preferite. Di chi sarà mai? Di chi sarà mai? Compositore di quelli bravi, ben 15, dicono sì, 15 candidature all'Oscar. E ne ha vinte 0. Però un momento, che di questa cosa di per sé non vuol dire nulla. Resta uno dei nostri compositori preferiti. Per noi l'ha vinta. Poi con questa score in particolare, che è fantastica, stiamo parlando di Shawshank Redemption. Le ali della libertà in italiano. Perché abbiamo letto, no, che Shawshank in italiano, ma pure in inglese. Ha dato difficoltà, per noi non era memorizzabile. E quindi, insomma, vabbè, Le ali della libertà per Chierici. 1994. Esatto, diretto da Frank Darabont, con protagonisti soprattutto Tim Robbins e Morgan Freeman. Allora, sul film non diciamo niente, è bellissimo. Oggi ovviamente ci focalizziamo la nostra attenzione sulla score, su questa musica capolavoro bellissima. E come dire, ci serve un po' da pretesto per parlarvi dello stile compositivo di Newman, anche se Newman è uno che spazia molto, abbiamo avuto cose puramente elettroniche, cose tutto orchestrali, classiche. Ricordiamo anche i video precedenti, andatevi a vedere. Il piano di Thomas Newman, American Beauty, Road to Perdition, cioè Era mio padre. Cioè, ne abbiamo fatte. Ecco. Questo è un tipo di score orchestrale, però in un certo senso minimalista e molto slegata dalle regole della tonalità. Thomas Newman, anche nell'essere essenziale, come vedremo su questo brano, e stiamo parlando di Shawshank Prison, cioè il tema principale, va bene, che vediamo nell'arrivo del pulmino che porta i condannati, tra cui Tim Robbins, alla prigione. È una delle scene, secondo me, più belle del cinema come accoppiamento musica-immagini. Assolutamente. E la particolarità di questa musica, ma anche un po' di tutta questa colonna sonora, è che sì, possiamo dire che è musica tonale, ma dove saltano tutte le regole, saltano tutte le convenzioni, tutte le relazioni. Cioè, questo score, se la facessimo vedere a un secondo anno di armonia, la boccerebbero in maniera inequivocabile. E soprattutto ci sarebbe anche da divertirsi con l'analisi armonica. Sì, perché ragazzi, noi abbiamo, tra virgolette, perso un sacco di tempo per cercare di capire alcuni accordi, perché sono talmente non pensati dal punto di vista strutturale, ma semplicemente dal punto di vista del risultato, dal punto di vista emotivo, che alla fine può essere forse anche un esercizio sterile stare a capire questo e quell'altro, però noi l'abbiamo fatto per voi. Esatto. Immergiamoci subito dalla prima battuta, perché già la prima battuta è iconica. Sì. Solo contrabbassi. Sì, e anche perché ci viene ovviamente da chiederci una cosa: ma in che tonalità siamo? Do? Diciamo un vago do, però do. c'è il fa. Però c'è il fa, poi il sol, poi il si bemolle, e il si bemolle, quindi do, sol, fa, quindi, si bemolle. Esatto, quindi non c'è la terza, non c'è questo si bemolle, sembra una settima che però poi non risolve. Per cui non vale neanche troppo la pena di stare a impazzire, anche perché lui comunque poi armonizza ogni singolo basso. Infatti, 2 battute a vuoto di contrabbassi ci lasciano la Thomas Newmaniana sospensione e quindi il dubbio, e diciamo: ah, bene, adesso entrano i violini e capiamo tutto. Entrano i violini, allora capiamo proprio tutto. No, capiamo pochissimo. Però qual è la particolarità di Thomas Newman? È che quando fa questo genere di repertorio, anche Road to Perdition per certi versi, lui proprio, io sono convinto, io non ho il piacere di conoscerlo, ma sono convinto proprio che se ne strafreghi di qualunque convenzione, relazione armonica, di qualunque regola, e dica: questo è bello, questo funziona, ergo lo uso. Che, aiutami a dire se, cioè, mica sbagliato. Partiamo subito con l'ingresso dei violini. Entra subito un bellissimo
scontro tra re dei Sì. violini e C'è do una dei nonna, contrabbassi. diciamo, ma questo è tipico di Newman, lo vedremo anche più avanti, qualche battuta più avanti. Cioè lui usa tantissimo le seconde, maggiori o minori, e di conseguenza anche le none, insomma è un accordo che usa tantissimo, e lo usa tantissimo mai con funzioni di una, come sarebbe un accordo di nona poi per risolvere, ma sempre con funzione melodica, sempre, e non gliene frega niente se è una nona, se c'è in mezzo la terza, la quarta, la quinta, la sesta, non gliene frega niente. Cosa percepiamo da subito? Questa incertezza che rimane con l'ingresso dei violini, da cui ci aspettiamo il tema e arriva il tema. Sì, un tema c'è, ma è sempre un tema sospeso. E questa incertezza, questa indeterminazione aiuta lo spettatore ad associare a ciò che stiamo vedendo, in questo caso l'arrivo sulla prigione, questo senso di mistero, cioè ciò che noi non conosciamo è ciò che è appunto indeterminato, quindi la sospensione ci porta a ignoto, l'ignoto ci porta a mistero e quindi tutto ciò che ne consegue, minaccia, paura dell'ignoto e un andamento particolare, Vito, no? Sì, allora l'altra cosa che fa, esatto, questa è bellissima. Vediamo i prigionieri che arrivano e che hanno questo andamento pendolare. sono legati con le catene, insomma, non sono in gita scolastica e quindi camminano tutti dondolanti. E questo senso dondolante, pur non essendo esacerbato da questa scrittura, ma proprio lo percepiamo nella musica. È proprio chiaro, è la marcia dei condannati. Questo legame è evidenziato anche dalla successione con cui si stratifica il tema nel suo complesso. Partono i contrabbassi, poi partono i violini, poi una terza sopra partono i violini introdotti da questo bellissimo schema che è affidato alle viole. Queste viole introducono una sorta di scalino che ci porta all'ingresso del terzo fattore di tema dei violini centrato sul fa, quindi una terza sopra rispetto ai violini precedenti. Sì, la cosa particolare è che in realtà questo qua sarebbe un'unica frase: re, do, si, la, fa. Ed è ovviamente una cosa che i violini possono suonare tranquillamente in quella tessitura, quindi non c'è un uso strano o fuori dal range. Però, come facevi giustamente notare tu prima mentre analizzavamo, questo scalino viene a riflettersi quando si alza anche l'inquadratura. E questi secondo me sono quei preziosismi veramente che fanno poi la differenza tra una bella colonna sonora e un capolavoro. Il mistero trasla verso la solennità di questo sguardo di condannati dall'alto nella prigione, emotivamente anche ci porta proprio letteralmente in alto. E vi faccio notare un'altra cosa: tipicamente nella scrittura orchestrale classica si cerca di non avere mai più di un'ottava di intervallo tra una voce e quella successiva. Qui abbiamo invece i violini 1 e i violini 2 che sono nella loro tessitura medio-alta, i contrabbassi bassi in quanto contrabbassi, e manca tutta la parte centrale. È un po' come se gli mancasse l'anima. Thomas Newman stesso ci tiene a precisare che tutto il suo sistema sonoro è costruito da lui stesso, incrociando elettronica, suoni acustici particolari, è tutto organizzato per l'ascolto da speaker. E lui ci tiene a dirlo, tant'è vero che lui dice: quando bisogna andare in concerto sono dolori. Perché, come ho detto prima, quelle regole che abbiamo detto di armonia classica sono state fatte appunto per avere una resa sonora equilibrata, che qui funziona perfettamente sullo schermo, e d'altronde questa è musica applicata, scusate, però è vero, dal punto di vista acustico in concerto forse si potrebbe sentire ancora di più certi vuoti. Certo, è quello che dice lui, cioè quando deve andare in concerto deve un po' riorganizzare le cose, magheggiare per riuscire a dare quelle coperture che non hai nel suonato dal vivo. Dopodiché abbiamo una quantità, abbiamo detto, di seconde che vedremo anche più avanti, a sfare, settime maggiori, classico, si bemolle nel basso e la nel canto, a volte con niente in mezzo, per cui insomma completamente defunzionalizzate, e un utilizzo in certi casi di appoggiature, in altri casi di
simili ritardi che in realtà però sono semplicemente delle seconde, a volte anche minori, che ormai sono diventate tipiche del linguaggio di Newman, che tu l'ascolti la prima volta e sembra quasi un errore, dici, ma qui ha sbagliato a suonare una nota, no? E posso dirti anche una cosa? Le seconde sono diventate negli ultimi anni super di moda anche nel pop, per differenziarsi, per creare, se vogliamo, anche uno stacco rispetto al passato. Certo. Ma Thomas Newman già 30 ragazzi, più di 30 anni fa. Più di 30 anni fa, ci aveva già portato nel futuro, esatto. Più di 30 anni fa. Il famoso ingresso del terzo layer del tema affidato ai violini che partono dal Fa ha un andamento ascendente e discendente. L'andamento già dalla battuta 5 appare chiaramente come un aprirsi e un richiudersi, aprirsi e richiudersi. Questo, se vogliamo scendere come solo noi amiamo fare nel piano simbolico, è corrispondente a quell'anelito di libertà che è proprio di tutti i personaggi, tutti i condannati, certo. E quindi un respiro che si apre e si richiude, no? Questa speranza che balena a un certo punto e viene richiusa. Però il ciclo è un ciclo continuo, quindi questa è una matrice molto importante in tutto lo schema che Newman presenta in questo brano, fino ad arrivare alla variazione della battuta 9, quello che io chiamo l'accordo epocale. Allora, per voler andare a dare un nome a questo accordo, potremmo dire che è un Mi bemolle con la settima maggiore e la nona, e la sesta che ritarda la quinta però che troviamo già nei bassi, quindi anche questo dal punto di vista armonico, quando si fa un ritardo, insomma, sarebbe bene che questo ritardo non si sentisse nelle altre voci. Comunque lui banalmente se ne sbatte assolutamente, e ci tira fuori questo passaggio dove andiamo in altra tonalità. Ovviamente quello che vedete non è la partitura ufficiale, ma vi possiamo assicurare che anche quella ufficiale non c'è niente in chiave, e non solo perché questa sia una pratica abbastanza diffusa a Hollywood, perché saltando 1000 volte da una tonalità all'altra non si mette niente in chiave e si mettono le alterazioni, ma perché in questo caso non avrebbe senso. Ma perché in questo caso non avrebbe veramente senso, per cui diciamo ha fatto una prima parte diciamo nell'ambito del Do, dopodiché se ne esce con questo accordo, quindi siamo nell'ambito del Mi bemolle, così, e con questa linea melodica bellissima. Stessa cosa tra l'altro, Do, Si, esatto, un'ottava sopra. Quell'accordo ci porta a una risoluzione che è momentanea, no? Perché vediamo un Fa che però non è un Fa. Sì, no, questo è un Fa ed è incredibile, un Fa maggiore, pazzesco. Esatto. Già quindi trovare un accordo semplice, pulito, 3-5 ma dura poco, non ci illude mica, perché insomma. Arriviamo a un Si bemolle 7 più 11. Allora sì, è un Si bemolle 7 più con l'11ª o la quarta se preferite, insomma questo Mi bemolle aggiunto che non risolve, che non è, anche qui non è un sus, non è un ritardo. E la quarta è affidata a viole e violini che rimarcano bene la presenza di quella quarta. Sì, però vedi, qui lui fa una cosa che fa molto spesso, quando con la linea melodica va, soprattutto i violini, in alto, quindi sì, faccia un salto, gli altri sotto li sdoppia sempre, sì. E quindi cosa succede? Sdoppiando ovviamente hanno meno corpo perché certo, si dividono, però al contempo dilatano, la texture sotto certo, è molto più espansa, certo, si espande, per arrivare poi a questo accordo che è chiaramente un Do. Non so che cosa sia, diciamo che può essere di buona volontà, potrebbe essere un Fa con la sesta senza la terza col basso Do, esatto. Oppure un Do nona ma senza la quinta con la quarta, esatto. Ragazzi, ragazzi, non è possiamo niente. Pensarla come un Do ma non vediamo il Sol. Possiamo pensarla come un Fa, ma non vediamo il La, e quindi bene, non ci pensiamo, e andiamo dritti. Godiamocelo, ascoltiamolo e basta. E poi lo schema è quello di aprire e chiudere, salire e riscendere. Riscendiamo ripartendo da quel Mi bemolle 7 più 9 che ci porta a questa chiusura in moto contrario al Fa 7, Sol minore e Si bemolle settima maggiore, nona senza la quinta. Oltretutto con questo bellissimo
contrasto tra, Esatto. tra i contrabbassi e i violoncelli, insomma, rafforzati dalle Dalle viole. viole. Quindi non è un errore, No, proprio l'ha voglio voluto, quella voglio roba lì. questo. Al di là poi di tutte le ovviamente quinte, ottavi, insomma, questo diciamo che se l'avessi fatto io l'insegnante di armonia mi avrebbe detto: senti, Tirato le orecchie, vai a le casa, vai a casa e non farti più vedere finché. Ma la cosa particolare è che ricordiamoci sempre che le regole ci devono servire per uno scopo. Se siamo schiavi delle regole e facciamo così perché si fa così, perché non andiamo da nessuna parte. E lui le cose più interessanti che ha fatto le ha fatte tutte discostandosi. Certo. Poi ha fatto anche delle cose, delle altre score più tradizionali, bellissime, ma sicuramente meno originali e meno accattivanti. Questa caratteristica che lui fa, lo potete vedere benissimo qui a battuta 11. La seconda minore ovviamente ci crea stridore, però voglio dire, siamo nell'ambito di una prigione, siamo nell'ambito di tutta una situazione anche emotiva molto molto forte, insomma. Tutta questa indeterminazione in realtà arriva dall'ascolto di un brano potentissimo, centratissimo, cioè che al nostro orecchio suona naturale, cioè dentro ci sono tutte queste assenze, ma soprattutto quando lo vedi esatto. non percepisci niente. Poi vai a smontare, apri il motore, guardi dentro e scopri. Tu ascolti e dici solo wow, che bello, che bello. Che bello. Esattamente. Direi che per il momento possiamo salutare Thomas Newman con questo capolavoro e lo ringraziamo ancora, esatto, lo ci inchiniamo ancora al maestro. E per quanto riguarda voi, inchinatevi sotto nei commenti a scrivere cosa ne pensate, lasciate un like, ricordatevi l'importanza di lasciare like se il video vi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, di qua non so esattamente dove sia, e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!